amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questa graziosa borsa molto elegante e raffinata. Ho aggiunto queste perle per renderla ancora più elegante, ma volendo potete metterci qualsiasi tipo di tracolla. Potete mettere una tracolla lunga, una più corta. Ho spiegato anche come fare una con lo stesso filato, con la spighetta rumena, oppure potete fare semplicemente una catenella con le maglie basse, come più vi piace. Spero che il tutorial vi sia utile e andiamo a vedere come l'ho realizzata. Per realizzare la mia borsa vado ad utilizzare un uncinetto 4,5 mm ed un filato 4 mm. Poi vedete voi come vi trovate più comodi a lavorare. Io vado a fare in questo modo. Utilizzo questo uncinetto e questo filato. Vado a prendere questo filato dorato, poi potete farlo di qualsiasi colore. Come filato vado ad utilizzare un cordoncino. Dobbiamo fare due pezzi uguali, la parte davanti e la parte di dietro. Le due parti saranno identiche. Andiamo a farne una e poi andiamo a fare un'altra allo stesso modo. Per realizzare la borsetta a forma di rosa andiamo a fare un anello magico e nell'anello magico dobbiamo lavorare le maglie alte, dobbiamo lavorare 12 maglie alte. Sostituiamo la prima maglia alta con 2 catenelle e poi andiamo a fare le restanti 11 maglie alte nell'anello. Dopo aver lavorato le 12 maglie alte andiamo a chiudere stringendo bene l'anello e andiamo a chiudere il giro con una maglia bassissima entrando nelle catenelle iniziali. Facciamo una maglia bassissima e chiudiamo il lavoro. Ci portiamo dietro il cordoncino questo più corto in modo da chiuderlo all'interno delle maglie. Per quest'altro giro cominciamo sempre con le nostre 2 catenelle in sostituzione della prima maglia alta e poi dobbiamo lavorare le maglie in costa e dobbiamo fare un aumento in ogni maglia. Lavorandole in costa però non le prendiamo solitamente come facciamo solo la parte dietro, ma dobbiamo prendere anche la parte più sotto. Dobbiamo prendere tutte e due queste maglie che abbiamo sotto, vedete, prendiamo sia questa in costa che l'altra dietro, queste due contemporaneamente, così, e dobbiamo fare la nostra seconda maglia alta nello stesso punto dove abbiamo fatto le 2 catenelle. Ripeschiamo il filo e andiamo a lavorare in costa dietro prendendo sempre tutte e due queste maglie, quindi questa qui che è la costa normale più l'altra più sotto, così, vedete, così, e andiamo a fare la nostra maglia alta. Andiamo a fare un'altra maglia alta nello stesso punto e dobbiamo fare 2 maglie alte in ogni maglia sottostante, lavorando alle incoste e prendendo tutte e due le maglie, quindi non prendiamo solo questa davanti in costa, ma prendiamo anche questa dietro, ed se mettete così vedete che sono queste due maglie. Quindi entriamo qui e andiamo a fare 2 maglie nella stessa maglia a maglia alta. Proseguiamo la lavorazione in costa e dietro lavorando 2 maglie in ogni maglia sottostante. Terminata l'ultima ci andiamo a chiudere sempre nelle 2 catenelle iniziali prendendo tutte e due le maglie, così chiudiamo con una maglia bassissima. Sostituiamo sempre la prima maglia alta con le 2 catenelle e poi andiamo a fare una maglia alta e un aumento, una maglia alta e un aumento per tutto il giro, lavorando come abbiamo fatto prima, prendendole in costa e dietro, e dobbiamo prendere sempre tutte e due le lavorazioni. Prendiamo in questo modo qui, entriamo in costa e prendiamo sia quella sopra che quella sotto, così, e andiamo a fare l'aumento. Abbiamo fatto una maglia, qui facciamo l'aumento. Proseguiamo il giro di una maglia e un aumento per tutto il giro, lavorandole in costa e prendendo tutte e due le maglie di sotto.
e poi alla fine ci andiamo a chiudere sempre nelle prime 2 maglie iniziali. Terminato anche questo giro, andiamo ora a fare ogni 2 maglie un aumento lavorando esattamente come abbiamo fatto prima. Andiamo a sostituire sempre la prima maglia con 2 catenelle e poi lavoriamo sempre in costa dietro, prendendo tutte e due le lavorazioni. Dobbiamo fare 2 maglie e poi andiamo a fare il nostro aumento sempre a maglie alte e sempre lavorandole in costa, e poi alla fine ci andiamo a chiudere sempre come abbiamo fatto prima nelle 2 catenelle iniziali. Ogni 2 maglie, abbiamo detto, andiamo a fare un aumento per tutto il giro. Per quest'altro giro andiamo a fare ogni 3 maglie un aumento esattamente come abbiamo fatto prima, lavorando sempre in costa e prendendo sempre la maglia, le 2 maglie dietro e lavorando sempre a maglie alte. Ogni 3 maglie facciamo l'aumento. Ora io vado a fare un ultimo giro e vado a fare ogni 4 maglie un aumento, lavorando sempre allo stesso modo a maglie alte, sempre in costa, e mi fermerò per questa misura perché non la voglio molto grande, voglio una borsa che sia una borsa elegante per gli eventi, e vado a fermarmi per questa misura. Nel caso la volete più grande dovete semplicemente andare ad aumentare volta per volta i giri fino alla grandezza che desiderate. Quindi io vado a fare per l'ultima volta gli aumenti, vado a fare ogni 4 maglie un aumento lavorando esattamente come prima, e terminerò la base della borsa con quest'ultimo giro. Ho terminato l'ultimo giro così come ho detto e ora dobbiamo fare 2 giri a maglie basse, lavorandole però normalmente, non lavoriamo più a costa ma lavoriamo normalmente. Andiamo a fare una maglia a catenella e cominciamo il nostro lavoro lavorando normalmente a maglie basse e andiamo a fare un giro a maglie basse e tutto intorno, e poi andiamo a fare un secondo giro su queste maglie basse che abbiamo fatto. Ci vediamo dopo aver fatto e completato i 2 giri a maglie basse, lavorandole normalmente, entrando normalmente nelle maglie così, e lavoriamo in questo modo le nostre maglie basse. Terminati i 2 giri a maglie basse andiamo a chiudere con la maglia bassissima nella prima maglia e andiamo a stringere bene. Ora con ago e filo andiamo a bloccare prima il filo all'interno della lavorazione e poi con l'accendino andiamo a bruciare un po' il capo in modo che non si sfili. Io vado a utilizzare questo ago in plastica e vado a bloccare il filo passandolo più volte in modo da bloccarlo per bene all'interno del lavoro. Fate questo passaggio più volte e andate poi a fermare il filo con un po' di accendino, andiamo a bruciare l'estremità in modo che non si sfili più. Dopo aver fermato bene andiamo a bruciare un po' e a bloccare il filo così. Terminate alla base, in base alla misura che volete dare, io ho dato questa misura, poi vedete voi se la volete fare più grande. La lavorazione dei petali è identica, l'unica differenza è tra i 2 petali centrali, questi più piccoli, perché la lavorazione è più piccola solo al centro, il resto saranno fatti tutti allo stesso modo. L'unica differenza è che qui andremo a fare solo 2 gruppi di petali, mentre qui andremo a fare 3. Vi farò vedere. Nella parte centrale andremo a fare solo 2 petali, questi 2 centrali, e facciamo in questo modo. Partiamo qui dal laterale e andiamo a prendere questa maglia in costa che avevamo lasciato prima nel primo giro. Qui entriamo in questo punto e dobbiamo lavorare 3 maglie alte nella stessa maglia. Entriamo in questo modo e andiamo a sostituire sempre come abbiamo fatto prima la prima maglia con le 2 catenelle, 1 e 2. Entriamo sempre nella stessa maglia, andiamo a fare 2 maglie alte sempre nello stesso punto e ci portiamo la codina dietro che abbiamo realizzato, cioè con cui abbiamo fatto l'inizio del lavoro. Andiamo in questo modo qui, andiamo a prendere la maglia e andiamo a lavorare le restanti 2 maglie alte in questo punto, 1
e 2 nello stesso punto. Abbiamo fatto il primo gruppo e ora dobbiamo andare a fare il secondo gruppo a fianco, nella maglia a fianco. Entriamo qui e andiamo a lavorare di nuovo 3 maglie alte nello stesso punto come abbiamo fatto prima. E questo è l'inizio del petalo. Qui nel primo giro andiamo a fare solo questi due gruppetti da 3 maglie, mentre nei giri successivi andremo a fare 3. Invece di farne 2 ne dobbiamo fare 3 perché verranno leggermente più grandi. Per completare il nostro petalo dobbiamo ora fare una maglia a catenella, girare il lavoro e dobbiamo lavorare in ogni maglia sottostante, dobbiamo fare l'aumento. Entriamo normalmente e lavoriamo 2 maglie nella stessa maglia, maglie basse, 1 e 2. Entriamo nella prossima, lavoriamo 2 maglie basse, di nuovo 2 maglie basse, e così per ogni maglia sottostante. Facciamo l'ultima 2 maglie basse nelle maglie sottostanti e poi lavoriamo 2 maglie anche nel laterale del petalo. Dobbiamo lavorare 2 maglie basse qui nella prima delle nostre maglie iniziali. Entriamo qui e lavoriamo 2 maglie basse. Ora dobbiamo andarci ad agganciare saltando 5 maglie. Abbiamo fatto in questo modo, abbiamo lavorato anche le 2 maglie laterali e saltiamo 1 2 3 4 e 5. Entriamo nella quinta delle maglie e facciamo una maglia bassissima. E ora dobbiamo tornare sulle maglie che abbiamo realizzato, sulle maglie che avevamo realizzato del petalo, e dobbiamo fare delle maglie bassissime tornando indietro in questo modo. Su ogni maglia del petalo facciamo una maglia bassissima e torniamo al punto di partenza. Terminiamo queste maglie bassissime e poi ci incontriamo qui alla fine. Terminate le maglie bassissime, ora entriamo qui nella prima maglia che abbiamo a disposizione e andiamo a fare una maglia bassissima. Prendiamo sempre pure la codina, facciamo una maglia bassissima così e lavoriamo di nuovo le maglie come abbiamo fatto per questo petalo. Dobbiamo lavorare 3 maglie alte nello stesso punto. Entriamo qui e lavoriamo, facciamo prima una maglia bassissima e andiamo a fare 1 e 2 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, poi andiamo a fare la seconda maglia alta e la terza nello stesso punto. Ora entriamo nella maglia successiva, qui sempre questa incosta, e lavoriamo di nuovo 3 maglie alte nello stesso punto.
facciamo una maglia a catenella e giriamo di nuovo il lavoro, e dobbiamo fare 2 maglie nella stessa maglia, esattamente come abbiamo fatto prima. Facciamo il nostro aumento in ogni maglia. Arriviamo poi nel laterale e dobbiamo fare sempre le nostre 2 maglie come abbiamo fatto prima, allo stesso modo. Entriamo nel laterale qui e lavoriamo 2 maglie nella stessa maglia. Arrivati a questo punto dobbiamo andare ad unirci dietro questo petalo che abbiamo già realizzato. Dobbiamo unirci saltando la prima maglia qui che abbiamo dietro al petalo, dobbiamo andare al centro del petalo, quindi non in questa maglia ma nella maglia successiva, e dobbiamo fare una maglia bassissima. Entriamo in questo modo, ci andiamo a agganciare qui, prendiamo la nostra lavorazione così e facciamo la nostra maglia bassissima, e dobbiamo tornare come abbiamo fatto esattamente prima sul nostro petalo, e dobbiamo fare delle maglie bassissime tornando dal punto di partenza. La lavorazione in pratica è sempre la stessa, questi sono i passaggi che dobbiamo fare. Una volta facciamo l'aumento e una volta invece andiamo a fare le maglie bassissime tornando indietro all'inizio del lavoro. Terminata l'ultima maglia ci dobbiamo andare ad agganciare nella prima maglia qui che abbiamo. Facciamo una maglia bassissima e questa è la parte centrale della rosa, sono i 2 petali centrali della rosa. I successivi petali dobbiamo lavorarli allo stesso modo, solo che anziché farne 2 soltanto ne dobbiamo fare 3. Andiamo a vedere questo giro successivo. Fatta la nostra maglia bassissima andiamo a fare 2 catenelle in modo da agganciarci poi al prossimo giro, quello lavorato in costa. Facciamo le nostre 2 catenelle e lì dove abbiamo cominciato il nostro giro, qui prendiamo la nostra maglia in costa, questa che abbiamo qui, e dobbiamo fare di nuovo le maglie alte, le 3 maglie alte. Andiamo a sostituire sempre la prima con le catenelle e poi lavoriamo le successive 2 maglie alte nella stessa maglia. E abbiamo fatto le prime 3. Ora dobbiamo fare di nuovo 3 come abbiamo fatto prima, e a differenza del giro iniziale, questi giri successivi dobbiamo fare ancora altre 3, totale 3 da 3. Fatta l'ultima maglia nella stessa maglia dobbiamo procedere allo stesso modo, solo che qui le maglie sono di più perché
abbiamo fatto il petalo più grande. Quindi facciamo la nostra maglia catenella, giriamo il lavoro e facciamo i nostri aumenti. Arrivati qui nell'ultima maglia dell'aumento andiamo a fare anche 2 maglie nel laterale e poi ci andiamo ad agganciare dietro, come vi farò vedere. Quindi facciamo in questo modo, andiamo a fare i nostri aumenti in ogni maglia. Vado a fare l'ultimo aumento qui e poi vado sul laterale. Vado sul laterale sempre qui e vado a fare i miei 2 aumenti anche qui, cioè il mio aumento, voglio dire, qui. E ora ci dobbiamo agganciare, dobbiamo fare in questo modo: saltiamo 1 2 3 4 5 e 6, entriamo nella sesta maglia. Allora nei giri successivi dobbiamo fare in questo modo: in quello precedente abbiamo saltato 5 maglie, in questo saltiamo 6 maglie, poi di nuovo 5, poi 6 e poi di nuovo 5. Dobbiamo alternare, saltare una volta 5 maglie e la volta successiva 6 maglie. Questa è l'unica differenza. Poi fatto questo dobbiamo andare a rigirare il lavoro e dobbiamo ritornare nuovamente con delle maglie bassissime nelle maglie del petalo. Questa operazione è sempre la stessa. Arrivata a questo punto poi dobbiamo andare a lavorare le nostre maglie sempre per realizzare l'altro petalo e dobbiamo fare sempre 3 gruppetti di 3 maglie alte. Poi ritorniamo facendo degli aumenti in ogni maglia e poi di nuovo delle maglie bassissime, saltando le maglie qui alla base. Dobbiamo ritornare nell'altra maglia e ci dobbiamo poi agganciare dietro al petalo qui. Quindi per ora andiamo a fare le nostre maglie bassissime, ci incontreremo qui. Terminato il giro a maglie bassissime, ci dobbiamo ora andare ad agganciare dietro al petalo che avevamo realizzato. Quindi andiamo in questo punto qui e saltiamo la prima maglia come abbiamo fatto prima, questa dietro, e dobbiamo andare nella successiva, cioè nel petalo centrale qui, e dobbiamo fare una maglia bassissima. Fatto questa maglia bassissima dobbiamo entrare qui nella maglia in costa e dobbiamo fare di nuovo la nostra lavorazione sempre di 2 catenelle e facciamo le nostre 3 maglie alte nello stesso punto come abbiamo fatto prima. Ripetiamo sempre questa lavorazione per tutti i giri a venire, lavorando sempre 3 gruppi da 3 maglie alte e poi facciamo le nostre maglie l'aumento in ogni maglia e poi ritorniamo con delle maglie bassissime dopo aver agganciato alla base, saltando le maglie che siano nel giro iniziale 5, nel giro successivo 6, poi di nuovo 5, poi 6 e poi di nuovo 5. In base poi ai giri che avete fatto dovete sempre alternare il saltare delle maglie
alla fine del petalo, così come abbiamo fatto per questi. La procedura è sempre la stessa. Una volta che abbiamo terminato il giro dobbiamo fare sempre le 2 catenelle e agganciarci nella maglia del giro successivo. Facciamo le nostre 2 catenelle così e ci agganciamo nel giro successivo, qui subito in corrispondenza, e dobbiamo andare a lavorare sempre le 2 maglie catenelle in sostituzione della prima maglia alta, e poi facciamo i gruppetti da 3 di 3 maglie alte e poi ritorniamo con gli aumenti in ogni maglia sul petalo e poi ci andiamo a agganciare dietro all'altro petalo e facciamo delle maglie bassissime. Il petalo viene concluso dopo aver realizzato le maglie bassissime e ci andiamo a agganciare e poi dobbiamo saltare le maglie per iniziare un nuovo petalo. Quindi quando andiamo a fare gli aumenti ci dobbiamo agganciare dietro all'altro petalo, mentre nel ritorno, quando facciamo le maglie bassissime, ci dobbiamo agganciare saltando 5 o 6 maglie in base al giro che vi trovate. Come abbiamo detto, il primo giro saltiamo 5 maglie, se l'altro giro saltiamo 6 maglie, poi di nuovo 5 e 6 e ci andiamo ad alternare in questo modo. E ripetiamo l'operazione allo stesso modo per ogni petalo e per ogni giro. Andiamo a fare sempre questa lavorazione fino alla fine dei giri in costa. Terminati i giri possiamo andare a chiudere così come abbiamo fatto la base per la base con ago e filo, e poi andiamo a bruciare l'estremità e dopo aver fatto la prima base andiamo a fare la seconda base allo stesso modo. Terminato l'ultimo petalo ci andiamo a chiudere nella prima maglia e poi andiamo a bloccare il filo come abbiamo fatto per il finale della base. Fermiamo con il filo più volte e poi andiamo a bruciare. Diamo bene la forma ai nostri petali e andiamoli a sistemare per bene. Dobbiamo andare a sovrapporre le 2 parti che abbiamo realizzato, la parte di sopra e la parte di sotto della borsa. Volendo la parte di dietro potete anche non fare le rose, ma fate solo la base, come preferite. Se non volete fare i petali non li fate e li fate solo sul davanti, però è più carina fatta in tutte e 2 le parti. Ora dobbiamo lavorare 48 maglie e dobbiamo andare a chiudere la nostra borsa tutto bene intorno lavorando 48 maglie. Poi vedete voi lo spazio che volete lasciare. Io ho lasciato 24 maglie sulla parte di sopra in modo da poter poi mettere il bottoncino e chiuderla, oppure possiamo mettere una perlina e chiuderla con la perlina. Decidete un po' voi la chiusura che volete andare a dare. Potete utilizzare sia le clip che si mettono all'interno che sia una piccola perla o un bottoncino messa alla base qui, come vi farò vedere. Per chiudere la borsa possiamo lavorare le 48 maglie sia utilizzando l'uncinetto e quindi facendo una maglia bassissima intorno a tutte le maglie, prendendo tutte e 2 le lavorazioni in questo modo, inseriamo così e andiamo a lavorare, oppure possiamo utilizzare ago e filo e andare a chiudere sempre le 48 maglie chiudendola con ago e filo. E poi queste altre 24 maglie serviranno per lasciare aperta la nostra borsa. Io entro così nella maglia e la vado a chiudere con una maglia bassissima, prendo tutte e 2 le lavorazioni in questo modo e poi passo il filo e vado a chiudere la mia maglia bassissima così per tutte le 48 maglie. E dopo aver chiuso le 2 parti così, la parte centrale saranno le 24 maglie che abbiamo lasciato libero, e possiamo ora bloccare il filo anche per questi 2 laterali, sempre con ago e filo, e poi andiamo a bruciare. Per i manici della borsa possiamo davvero utilizzare svariate soluzioni. Possiamo utilizzare queste manici così fatti di brillantini, li andiamo a posizionare, magari mettiamo prima dei 2 cerchietti laterali e poi andiamo a bloccare con ago e filo i 2 manici, oppure possiamo utilizzare dei manici di perle, possiamo utilizzare anche delle collane di perle e poi andarle a sistemare,
oppure possiamo utilizzare lo stesso cordoncino realizzando una catenella oppure una spighetta rumena. Per realizzare il manico a spighetta rumena facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, ci agganciamo nella prima catenella qui che abbiamo realizzato e andiamo a fare una maglia bassa così. Fatta questa, ora dobbiamo andare a chiuderle in questo modo. Ora dobbiamo entrare nelle asole che si vengono a creare lateralmente. Entriamo in questo punto qui delle 2 asoline subito sotto il cappietto che abbiamo realizzato e dobbiamo fare la nostra maglia bassa. Magari giriamo in questo modo e prendiamo queste 2 asoline che sono sotto così e andiamo a fare, prima passiamo queste 2 che abbiamo preso con una maglia bassa e poi andiamo a fare le altre 2. Come primo giro sembra un po' difficile, però poi quando andate a fare più avanti sarà più facile. Fatto questo, ora giriamo di nuovo e prendiamo sempre queste 2 piccole asole che sono sotto al cappio. Prendiamo in questo modo qui, le prendiamo tutte e 2, lasciamo morbido così è più facile. Prendiamo prima queste 2 con il filo, le facciamo passare e poi passiamo le altre 2. Giriamo sempre leggermente in modo da avere sempre queste 2 sotto a vista. Prendiamo in questo modo le 2 parti e passiamo il filo così e poi di nuovo così. Rigiriamo, vedete come si vedono ora sotto. Prendiamo queste 2 insieme così, passiamo il filo prima in queste 2 e poi nelle altre 2 e ripetiamo così fino alla lunghezza che vogliamo dare alla nostra al nostro manico. Ne andiamo a fare 2 uguali. Ora al centro della borsa, qui dove c'è l'apertura, dobbiamo andare ad inserire questi clip che sono a calamita, oppure potete mettere una perlina e andare a cucirla e poi creare un cappio con la catenella e poi andarla ad inserire la perlina all'interno della catenella. Quindi fate una catenella, mettete la perlina qui, poi fate una catenella che circondi la perlina, in questo modo create così la chiusura come ho fatto nell'altra borsa. Potete andare a vedere e applicate questo e potete mettere anche un po' di colla a caldo in modo che sia ben salda. Volendo al centro possiamo aggiungere anche una bella perla grande in modo da richiamare il manico della borsa. Questo è facoltativo, potete aggiungere anche delle perline qui là tra i petali oppure dei brillantini, ciò che più vi piace. Ed eccola terminata. Questa è la mia borsetta rosa, io l'ho fatto con questo manico di perle, ma potete farla come più vi piace. All'interno potete mettere dei ganci, semplicemente dei cerchietti tipo anellini per portachiavi all'interno e poi andate a cucire e poi andate a cucire o a mettere dei ganci tipo questi all'interno della borsa in modo da poter poi agganciare agli anellini che avete messo all'interno. Potete optare per qualsiasi altro tipo di gancio come quello che trovate o quello che più vi piace. Potete mettere semplicemente una catena lunga per farla tracolla la borsa, oppure potete fare la spighetta rumena come ho spiegato e farla della misura che volete e andate sempre ad agganciare prima l'anellino portachiavi e poi andate a cucire all'interno della borsa. Vedete voi quello che vi piace di più e fatela come più vi piace. Il bottoncino potete creare sia il bottoncino facendo l'asola con la catenella oppure usando una perlina, oppure mettete come ho fatto io questi ganci clips all'interno. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio e un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima e lavoriamo che ci consigliamo. Ciao, un bacio!
Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.